Studiare in Giappone dà sicuramente più opportunità rispetto che studiare la lingua nel proprio paese e quindi consiglierei assolutamente di utilizzare fin da subito la lingua giapponese, anche se non si ha molta confidenza, in modo da abituare l'orecchio e abbattere un po' quelle barriere, l'imbarazzo iniziale. Studio giapponese da 6 anni, quindi ho già avuto l'opportunità di studiarlo in Italia all'università e studio alla Shinjuku Japanese Language Institute da 2 mesi e ho notato subito delle differenze, in quanto qui in Giappone ho appunto la possibilità di studiare non solo molte più ore, ma di studiare interamente in giapponese e di poter mettere in pratica tutto il giapponese che imparo a lezione. Ho scelto questa scuola perché mi ha incuriosito inizialmente il metodo di insegnamento che viene offerto e perché ho appreso della possibilità di seguire anche un corso di Business Japanese. Il punto forte della scuola penso sia il metodo di insegnamento, soprattutto per i principianti credo che possano beneficiarne al massimo, perché il metodo EJOE permette proprio di esemplificare in maniera visiva tutti i meccanismi della lingua giapponese. Quando comecei a estudar aqui, o meu nível era bastante básico, só sabia ler hiragana, katakana. Estou a estudar aqui há 1 ano e atualmente estou no nível intermediário, mas agora já consigo ler uns textos mais complexos, então acho que o japonês melhorou bastante. O meu sonho depois de graduar nesta escola é estudar numa escola vocacional. Eu quero estudar design gráfico. A escola tem-me ajudado a tentar encontrar uma escola que seja mais adequada para mim. Então eu acho que os professores nesta escola são muito simpáticos e pacientes para explicar o que os alunos precisam de fazer e mesmo também para trabalhar aqui no Japão. いろいろな国から学生が来るので、必ずしも皆さんが英語が話せるというわけではないので、クラスの中ではあくまでも日本語が共通語というスタンスを忘れずに、みんなが分かり合えるような授業の進め方、学生への対応をしています。学生が授業中に効率よく、より学んでもらうためにはやっぱり辞書とか翻訳に頼らず、できるだけ聞いた日本語をそのまま受け入れて、そこでイメージしてもらったり意味をつかんでもらう。で、あとは授業中に導入した会話表現をできるだけ使ってもらうっていうのが一番かなと思っています。Le lezioni hanno una durata di 4 ore e una pausa di 10 minuti appunto ogni cambio dell'ora. La prima ora di kanji. Le 2 ore successive solitamente sono dedicate alla spiegazione della grammatica e del lessico nuovo e nell'ultima ora solitamente facciamo esercizio di conversazione, ascolto o comprensione del testo. Atualmente a minha sala tem 15 alunos, mais ou menos, bastante diferentes uns dos outros, com diferentes nacionalidades. Por exemplo, chineses, italianos, também tem alemães. Eu conheci o meu melhor amigo aqui, che è brasileiro. Da quando ho iniziato a studiare in questa scuola penso che il miglioramento maggiore si sia visto nelle abilità di conversazione, in quanto appunto vivendo in Giappone ho la possibilità di praticare il mio giapponese tutti i giorni nella vita quotidiana, quindi anche al di fuori dalla scuola, e dunque mi capita spesso di utilizzarlo magari nei combini o nei ristoranti per comunicare con i locali appunto. Consiglierei assolutamente questa scuola a chiunque abbia voglia di imparare il giapponese e soprattutto appunto ai principianti, perché trovo che il punto di forza della scuola sia proprio il metodo che rende molto più semplice e comprensibile lo studio del giapponese. Lutem pelos vossos sonhos e como eu acreditei nos meus e conseguir vir aqui, agarrem esta oportunidade e venham estudar para o Japão.